Per il santo e per la natura, perché noi se facciamo questa cosa qua è per la natura, perché prima veniva detto che era come un matrimonio, la cima che veniva qua da Gallipoli e il maggio che veniva dal bosco. Io mi ricordo già dal 64-65 eravamo piccolini, mio padre aveva un asino e una cavalla, ci portava là nel bosco della Cettura quando andavamo a scegliere, poi al taglio e poi al trasporto lo stesso con i buoi, però mio padre partecipava, che ci stava uno zio, che ancora ci sono gli eredi che vanno sempre al primo posto, e partecipavamo sempre insieme a loro, andavamo sempre insieme là, andavamo a guardare, a vedere la festa come si svolgeva. Io ricordo bene questa festa già da quando avevo 3-4 anni. Negli anni della guerra praticamente, ricordo anche bene che mio padre, quando è tornato dalla prigionia nel 1945, anche lui era un appassionato della festa, insomma, sono ricordi che sono rimasti un po' marcati da parte mia. San Giuliano non aveva quelle che ha oggi. Andavano a tagliare, a scagliare cime, si aggiustavano a passarci, un po' di salame che facevano da casa, una frittata e era finito. Non c'era la grandezza di oggi, che non c'era possibilità. Ma quello è tutto il Allora, il primo giorno e dopo 8 giorni della Pasqua si fa la scelta del maggio a Montepiano. I maggi sono già tutti scelti e marcati, però non si va quel giorno per decidere qual è il maggio che dobbiamo tagliare quest'anno. Non ci vuole, dobbiamo al coach, ma badate, noi dobbiamo mastro. Ehi, la nasce, altra qua in corciume. Gli alberi che noi riteniamo buoni, che possono essere utili per la festa, li marchiamo e nessuno ce li tocca. Partiamo dal maggio, si sceglie il maggio, si mette sto timbro e si cammina fino a quando poi si decide assieme qual è la pianta che bisognerebbe portare al paese. Il totale delle piante da scegliere e da tagliare perché si faccia una festa sono il maggio, 2 crocce, 4 sostegni e il maggio. Allora, dammi il piccame, mo. Allora, ma il piccame a te. Vai ciuppi, vai ciuppi! Allora le piante, le misure, il maggio deve essere una pianta bellissima, diciamo scelta un po' da chi segue questa festa, gli esperti da tanti anni, nello stesso da piccolino che ho partecipato a questa festa, dove gli anziani mi hanno insegnato tante cose che purtroppo bisogna tener conto, ed è pericoloso ed è circa sui 30 metri.
Cagato che corso, Doni, capito? Mangia la zucca, dai. E tu vieni, e c'è più dritto, come lo devo spostare? Non c'è neanche cazzo. Ma purtroppo non ti ho dato queste cazzo. Ma non è che sono qua che si passa via. Aspettate! Ferma! Aspettate! Amatra! No, vamo vedo, mo! Beh! Date del parco nuovo! Dai, che aggiungo, dai! Dai, che ma vanno a fare un buco qui. Non la fai sempre. Non la fa paura, non mi dici Baixo, non ti devi mettere, ma come ti strozzi? Ma come cazzo lo sta? Quanto stai facendo? Quanti è? Fino a qua. Andiamo di me. E poi giù metri altri. Che parla fatti. Sai che è tutto sperto. Questa è una cinta che serve per San Giuliano, per devozione e anche per come devo dire, che gli piace farla e basta. Allora oggi facciamo questa, domani sono a casa di un'altra persona e ne devo fare due, una grande e una piccolina.
Non troppo gralto però, eh? Quanti metri? Non lo so, 3 metri. poco, non è che deve essere abbondante, appena sensibilmente che non sconclude la situazione. Sì, è molto... Aspetta, provavo a guardare qua. Vediamo qui. No, come stai? Albino, come stai? Non so. Andato lei. Ayer non guardato. Oh, tranquillo, non è mica. No, come il cacciarretto, mi serve la conca, mi serve una cervella. Allora, vi date a destra e a sinistra, dove? Prova a codatelo. Che se la fuori? Che se lo fa? Che se non malvena la coccia da qua perché va buono, questa catena serve che riserva, non c'è problema. Questa catena la ma per terra perché serve quando mi scende la discesa che la ma prolungare. Poi giù cavette dacci e facciamo tutto. Ma la vocca non portiamo ogni parecchio. E uno sono 7, non portiamo un riserva, sono 7 ore. Quelli che trasportano il maggio sono persone volontarie che partecipano al trasporto del maggio e poi sono anche persone che lavorano in paese per quanto riguarda tutta la lavorazione e il rialzamento del maggio. Sono tutte persone volontarie. Opa. Ups. Vuole carta. Ha colzato molto zucchero. Vuole carta battuta. Raga, turlo. Facciamo una cosa. Non la so push. Bella, bella. Pronto? La lascio padre.
E c'è da sciappare. Quando spaccano là un concio, è un ballato. Dai, sfumato qua. Ci è da. Vicino c'è da lì. Ma spieghiamo per dire. Attenzione. Aspetta. Qua. Fammi assai che te caro! Non me ne ha canto un circo! Ma non ho abbandonato! In questo paese abbiamo ritenuto una festa molto importante di due categorie, dei contadini massai da un lato e dei braccianti contadini da un altro lato, perché i braccianti contadini vanno a prendere la cima nella foresta di Gallipoli e i massai contadini vanno a prendere il maggio con le coppie dei buoi e lo portano in paese. Studiamo, vedete in mano, no? Mica sto rom che sono io. Per quanto riguarda la cima, poi ci sono delle squadre, perché chi non ha la possibilità degli animali, non ha la possibilità, allora viene alla cima perché si diverte anche, non avendo forse quella possibilità degli animali, dice allora io me ne vado alla cima e mi vado a divertire là. E fanno un altro gruppo e vengono alla cima. Attenzione al campo scivoloso.
Mentre il maggio è un cerro, la cime è una pianta di agrifoglio. La cime si taglia la stessa giornata che si va a prendere, per un semplice motivo, perché un agrifoglio, allora se la taglio molto prima, si asseccano le foglie, essendo poi già quasi stagione. Come mai proprio questa? Beh, in base al maschio dobbiamo trovare la donna, eh sì, perché qua sono di più di alto fusto, perché è un legname che cresce poco. E appunto siamo venuti a questa zona che non tanto la colpiscono anche gli altri paesi, dintorni qua, ecco sì. I massai contadini non esistono più, ci sono i giovani, i nipoti, i prenipoti che hanno solo recepito di tenere questa coppia di buoi per la tradizione dei loro genitori, delle loro famiglie, perché la vogliono portare avanti. Io faccio vedere sempre bello giusto. Poi c'è a mangiare, non vai a per scalvire. E niente, come dire, il viaggio continua, la gente aumenta di tanto, gente che viene del paese, forastieri che vengono da fuori, una festa molto marcata e conosciuta. Incomincia il vino a fare la sua parte. Che poi è una forza di giovane là per trasportare la cima. Però man mano che si avvicina al paese, la cima, a parte con tutti gli rispetti dei giovani trasportati, è il vino che trasporta la cima. È un matrimonio molto difficile. A
volte arriva prima la cima, a volte arriva prima il mare, però alla fine poi dopo tutte le torture si riescono a realizzare il loro sogno. C'è chi c'ha pazienza, noi 2 o 3 anni che siamo arrivati in paese, che ci fa storia sempre col gioiaiolo. Ma non col gioiaioli, intendiamo che portano che se scemi da 4 anni in gita, che si vanno a imbriacare e poi arriva da 10 leve di cannante e l'euforia da dormire, poi c'è con bene loro, si può stretta. Tutto può far parte della festa, ma non perché uno ti vede salvato leve di cannante e ti dice che c'è avuto, ci si tocca umano, ci si tocca, beh, allora ci siamo ridotti qua. Sono stati, siamo ridotti alla festa, ma non lo dire. Questo va per la benedizione di San Giuliano. Evviva San Giuliano, te! Facciamo un sentacolo. Questo vino io lo offro a San Giuliano, che sono molto devoto, sono di Acettura Matera. Faccio queste le zeppe. Sono 50 anni di tradizione. E io gli offro 3-4 quintali di vino a San Giuliano. Caffè, birra, a tutti quanti. Dopo qualche ora di sosta che si sta in quella piazzetta russa così chiamata, ognuno prende il suo posto. Il maggio rientra a San Vito e anche mi si porta a la cantina per Vardarino. Questo quadro di San Giovanni e Paolo sta in campagna perché il tempo del grano, quando le donne venivano a lavorare, no, a mannare, a lavorare il grano, loro volevano sentire i canti antichi che facevano questi in campagna, no? E poi quando è questo giorno di San Giuliano, il lunedì,
loro volevano venire in paese per portarla in giro alla processione con San Giulianecchia a sera. Perché sono giovani e loro volevano venire sempre in paese quando è la festa, esatto, il lunedì. E poi dopo riportarlo di nuovo a marzo, sempre per la vecchia tradizione. Noi giovani abbiamo ereditato questa festa. Abbau, circucellozzi. Ai uccellozzi, che vai a vita in aple. Quando te ne torna noi a Milano, coi nennina. No, Milano, c'è una raza e mangui verde. Quando te ne torna noi a Milano, Una figura singolare. Siete al lavoro qua, fa la colore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Sì, sì. La maglia qua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Il lunedì mattina il lavoro come trasporto è finito e si incomincia tutto un altro lavoro che si devono piantare il maggio. Però prima di piantare il maggio viene piantata una piccola croce, una piccolina che saranno 8-9 metri, poi si pianta la seconda croce che è rapportata a 12 metri e mezzo e poi la terza croce che deve innalzare il maggio è di 14 metri e mezzo praticamente. Tanto ringraziamento ai mangiaioli! Per ora si sono divertiti loro, noi e tanti forestini. Giusto! E spero sempre di condividere. Non ho altro da dire. Viva Gesù! Aspetta, aggiorami, la maggiore, aggiornato. Oh! Lascia, lui, ancora lasci. Mina, tratango, Spongi, hai tutto spento, non va più, dai. Oh, dammi più, ma non è qua sacro.
Ehi, lavate sotto, lavate sotto. Siamo un gruppetto, non tanti, che si prende varie decisioni più importanti. Cioè, veramente bisogna collaborare, perché nel momento opportuno che tu non collabori, da un momento all'altro potrebbe succedere un qualsiasi cosa, perché noi non sappiamo, una fune marcia, niente. Man mano che vanno avanti i lavori ci si guarda negli occhi e dire: possiamo andare avanti, sì o no? Io come prete cerco di approfondire questi discorsi e naturalmente guardo il maggio di San Giuliano, che io vedo che è diverso dalla lettura, cioè dal modo come è stato trasmesso questa festa, cioè il matrimonio degli alberi. Questa stessa espressione non trova nessuna rispondenza nell'animo di noi accetturesi che abbiamo fatto il maggio, neanche presso gli anziani notiamo questo aspetto. È stata un'imposizione di questi antropologi, il matrimonio degli alberi. Per noi non c'è nessun riferimento a questo. Allora, l'anno scorso, la giornata di oggi, eravamo in ospedale, io e mio figlio. È venuto un specialista e ha detto: Antonio, puoi andare a casa, che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Allora, mio figlio ha detto: ci ha fatto il segno di croce. Ci ha fatto il segno di croce e ha detto: San Giuliano, fammi trovare viva, che l'anno che viene voglio vedere. E siamo partiti tutti a Xars. Prima ho chiamato mio figlio un po' anticipato e mia figlia ha detto: mamma, c'è l'infezione. E dopo questo mio figlio che ha avuto l'intervento ha detto: ma sabato mattina, domani sera dobbiamo partire, dobbiamo andare a festa. Dobbiamo andare per il giorno di San Giuliano, io devo essere a Cettura e tu insieme a me. E siamo venuti. Donna Dasa. Facciamo anche un flacco da. Che non si può troppo via, dove sto qui? Ma se andremo così un po' per voi, andiamo da sopra e poi dopo il giorno. Che si chiude notte, ricominciamo dopo. Che si chiude una All'anguatato, all'anguatato dritto, che si tutti in un numero rafforzato lì. Chama! No, muove, non lo posso andare. La mano senza passare. Oh!
Oh, forza! Oh, forza! La mano a terra, corsa a corsa, non lo Otto! Sì. 9. Tremolata. 7. 4. 5. 5. 4. 5. Guarda giù. Guarda giù. Verso le 9:30, le 10, che il maggio viene tutto lavorato, viene bello pulito, insomma, che toglie la corteccia, insomma, viene messa bene, e quando uno sposa con lo sposo deve sposare. Verso le 10, 10:30 si va a prendere la cima, dove sta depositata la domenica sera, per portare poi a San Vino, dove viene l'innesto tra il maggio e la cima. C'è un esperto che sa lavorare bene con la caccetta, con la scuda, e viene fatto un innesto con dei chiodi grossi sempre in legno. Però da premettere che a cima sarà forse un 10-15 quintali come minimo, il maggio che sarà sui 35-40 quintali, insomma, per mettere insieme la cima col maggio, insomma, fate un'idea, insomma, l'attenzione, la precisione che va a fare, che non ci possiamo permettere di fare un minimo errore. Grazie a Dio non è mai successo nulla, però la tensione c'è di chi opera. Sai come diceva l'arciprete prima, quando non si alzava un maggio da terra? San Giuliano, quando sei grande, alzi il maggio che non è pesante. Forza! Come attaccare la zucchera? Se la zucchera non attaccava.
Per me San Giuliano non è né Maggiaiolo né Cimaiolo. Questo così la penso io almeno. È solo un santo che hanno accorbato a questa sagra del maggio che è stato... Perché San Giuliano è arrivato dopo, la sagra del maggio già esisteva da secoli. Una volta le galline venivano messe sulla cima, proprio galline vive, gallina, agnello, conigli, vive, appese alla cima e poi c'era lo sparo. Adesso si mette le etichette in ferro, si mette il numero ai polli, ai conigli, l'agnello e poi secondo i numeri che cadono, quando vanno a sparare i cacciatori, con la targhetta che cade vanno a prendere questo. Anima. Io dico che il maggio lo scala un religioso, magari un religioso a modo suo, ma che comunque ci crede in Dio e ci crede in San Giuliano. Altrimenti forse non andrebbe, perché è un po' rischioso. Non devi pensare a nessuno, diciamo, è bello tranquillo, rilasciato, che se cominci a pensare per paura, cioè ti vengono meno le tue forze, perché diciamo i nervi sono quelli, se sono rilasciata, c'hai più coraggio e cose, se cominci a avere paura, cominci a tremare, cominci a fare che brutto. Se vai lassù e non c'hai forza da te stesso, non è San Giuliano che ti dà la forza, stai tranquillo. Ma ehi, c'è bella
Non so che c'era, Contro la Iella. Hanno un potere, sì. Il malocchio, la sportura, il malocchio. E come funziona? Quanti più ne trovi? Sempre dispari, sempre dispari. O 3 o 5. Quando metti a destra? 2, 4, 5, 6. Da parlare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma non mi pigliare. Guarda un po', oh! A tu mos! Sono messi all'asta il maggio, la croccia vecchia, tutto lo sponda tranne quei qualche pesca che serve per il maggio che andiamo subito a prendere. Il prezzo a base d'asta è di 250 euro, in aumento. Chi è interessato può rispondere. Allora, 2,60 Marco. 2,70. 2,70 volte. 2,75. 2,75 il signor Belmonte. Il signor Marco Manzione 300 euro. Allora, 301, 302, al 303 viene aggiudicato. 303 è aggiudicato il signor Manzione. Con l'asta finisce la festa così e speriamo che stiamo bene. L'anno prossimo poi dopo ci rivediamo. La cosa prima o poi si ferma. Quando si muore non si può fare niente, insomma. E c'è chi ti sostituisce, come io mi trovo a sostituire tanti vecchi e ne sono orgoglioso di nominarli uno per uno, potrei fare il nome, ma forse mi scappa qualcuno e tutti per me sono stati utili per portarmi a far capire come a non far male a nessuno quando si lavora. La prima cosa è di fare una scelta buona delle piante e di fare la festa migliore degli altri, sempre migliore, di farla sempre più bella. Ne potrei citare uno che forse mi è stato più vicino, ma non lo dico lo stesso il nome, ed è molto importante. Quando muoio, e se questo non si farà più, il suo giorno del santo di San Giuliano, prendete un qualsiasi palo e piantatelo. Non dimenticate mai il suo giorno.
piantate un palo e dite questo è il maggio.